Ciao ragazzi, ciao a tutti, eccoci qua al video numero 6 della playlist Top Secret, ok? Questa playlist che è molto importante direi perché andiamo a imparare delle cose, delle malizie da usare sul gioco, ok? Sul colpire queste palle. In questo video qui parleremo una parte come andare via diritti e vi consiglio a tutti di seguire questa parte di video perché è veramente importante, migliorerà sicuramente il vostro livello, come l'ha migliorato a me, penso che sicuramente possa funzionare con chiunque, ok? Come schiacciare la stecca sul ponte della mano, guardate che interessante. Poi nella seconda parte invece analizzerò delle differenze tra le stecche in carbonio, in legno, in carbolegno, tutte queste cose qua. Proverò a fare un giro di palle addirittura anche col jump e vedrete la differenza che c'è e sono differenze che andiamo da analizzare dopo. Ragazzi, prima di iniziare volevo salutare, ringraziare tutti gli ultimi nuovi iscritti. Ciao raga, grazie mille, sono contento che seguite questi video, sono contentissimo e mi fa molto piacere. Ragazzi, iniziamo a fare questo lavoraccio oggi, via, più un bel videone, bello importante. Eccoci ragazzi, allora guardate bene questo video che è molto importante. Quella freccia indica che io sto schiacciando con la mia mano che tengo il calcio la stecca proprio sul ponte, io la sto schiacciando sul ponte, ok? È molto importante per andare via dritto. Guardate ora la chiusura, ok? La chiusura, guardate, chiudo, è molto stretta e stringo, vedete? Per andare via diritto stringo e schiaccio la stecca sul ponte, faccio queste due cose, la stecca vi va via diritta. Non si tiene sempre in maniera leggera, ok? Allora adesso qua volevo farvi vedere i puntali in carbonio, in carbolegno, questo qua che vedete, in legno, il calcio della mia stecca Metz EC7, una stecca artigianale fatta a mano con i suoi pro e i suoi contro, un break jump e per ultimo questa stecca economica da $30, proprio una stecchetta da poco. Allora iniziamo con la mia Metz EC7 per valutare, ok? Con puntale in carbonio ignite, ok? Allora sicuramente c'è le stecche migliori e le stecche peggiori, ok? C'è differenza tra le stecche, però se dovessi dire la quantità differenza su 100 tiri farò poi un giorno qualche test più approfondito ancora, può rientrarci un 3-4%, cioè magari io con questa su 100 tiri imbuco 3 biglie in più e non ne sono neanche proprio sicuro, perché bisogna cambiare il modo di giocare. Se io ho un puntale in carbonio gioco in una maniera perché so che la palla fa determinate cose, se io ho un puntale in legno gioco in un'altra, se io ho un puntale conico mi adatto. Bisogna anche imparare secondo me, io dico, ad adattarsi alla stecca, ok? Il puntale in carbonio è molto preciso sui tiri lunghi, però puoi sbagliare anche più facilmente perché le punte sono comunque da 12, 12,2, ok, 11,8 ed è più rigido, dunque non perdona gli errori, però se hai una buona impostazione, una buona tecnica, gli errori non li fai, puoi esprimerti molto meglio. Io un puntale, sinceramente il puntale che preferisco, o comunque mi piace molto, questo è il puntale in carbolegno, grandissimo puntale, un ex pro. Questo puntale qui è un 12,5 di diametro, è una buona via di mezzo, un'ottima via di mezzo, anche il suono, un bel suono, e permette di essere precisi e su tutto. Io dovessi dire forse questo è il puntale che magari ci gioco anche meglio, poi a volte uno va anche a gusti, non è che va solo anche perché c'è delle volte che giochi meglio con un puntale, magari la volta dopo gioco meglio col puntale in legno. Io ho l'abitudine che cambio le stecche, cambio i pesi, non ho sempre la stessa stecca, sempre lo stesso peso,
non guardo queste cose, le cambio parecchio secondo come mi gira. Questo è un gran puntale che va bene, che mi piace parecchio, non è troppo rigido, ti perdona un pochettino gli errori. Come scorrevolezza è meglio invece quelli in carbonio, sono più scorrevolezzi, danno una sensazione più vellutata, ok? Eccoci qua, all'ultimo tiro ho chiuso anche questo re qui, ok? Anche questo ho fatto le mie 8-9 palle di fila senza notare grosse differenze. Puntale in legno, totalmente in legno, sempre il puntale della Mezza, adesso non mi ricordo il nome, comunque puntale totalmente in legno. Bisogna far magari girare la palla un po' meno, ok? Perfetto, è un puntale che devi spingere un po' di più, mentre il puntale in carbonio fa tutto da solo, ha più potenza, qui devi spingere un po' di più. Dunque cosa vuol dire? Meno sensibilità, hai meno sensibilità sul braccio. Se uno ha un po' meno sensibilità può usare benissimo questo puntale e trovarsi bene. Poi dipende anche magari dai tavoli, dalle volte cambia anche le condizioni climatiche, dunque io diciamo che mi adatto a tutto, vedo che a me qualunque stecca che mi arriva cerco di sfruttarla bene, di capire le sue cose, un po' come uno che guida una macchina. Io non so, secondo voi che dicono io non cambio mai, ditemi anche nei commenti cosa ne ritenete. Io non cambio mai, io guido, gioco sempre con la Predator per dire, o la Mezzo, un'altra marca. E gioco sempre con quelle belle, però allora anche uno come se date una macchina in mano a Hamilton, per dire, sa guidare qualunque macchina, cioè lui sa guidarti una Formula 1 ma sa anche guidarti un'altra macchina, no? Una 500, non so. Questo qua è la stecca economica da $30 che io la tengo lì, la uso. Guardate, con questa stecca economica non si gioca male. Sinceramente dovessi giocare con questo, giocare con l'altra, ci può essere magari 2 palline di differenza su 100, magari ne imbuco 2 in meno, e come dico non è neanche proprio detto, una sensazione, però posso dirlo io così a occhio, un 2%. Però secondo me bisogna saper giocare con qualunque tipo di stecca, adattarsi, non badare molto, capire cosa bisogna fare. Cioè, se io guido una Jeep avrò una guida, se io guido un'auto con un certo assetto ne avrò un'altra, se io guido un'auto in pista mi devo adattare, tanto non è che il biliardo, come ci si adatta mentalmente al gioco, bisogna adattarsi anche mentalmente alle attrezzature. Poi logicamente ognuno si prende l'attrezzatura che più gli piace, quello è fuori di dubbio, dici. Io cambio sempre, cioè non riesco a trovare, mi piace sempre sperimentare. Adesso sto cercando anche poi una bella stecca totalmente in carbonio. Allora, questa è una stecca fatta fatta a mano, artigianale. Questa stecca ha il puntale in carbonio, ha i pesi all'interno regolabili, avanti e indietro, dunque ci sposto il baricentro, però per il baricentro, anche se più spostato, anziché 42, 45, 43, 41, tanto io schiacciando la stecca sul palmo, automaticamente tolgo quel problema lì del baricentro della stecca, perché tanto io la schiaccio, quando devo fare certi tiri, in determinati tiri la schiaccio e mi risolvo il problema del baricentro della stecca. Ok? Dunque non bisogna venire matti con queste cose, cioè, secondo me non è il caso. E le stecche sono tutte fatte comunque bene, dai, non è che sono tutte belle stecche. Poi c'è quelle più ben rifinite, più robuste, quella è un'altra cosa. Come vedete anche la differenza, io dico anche guardate bene la differenza di gioco. Questo va molto bene il puntale, che è molto ben fatto. Una stecca artigianale è un gran puntale perché è bello pieno, fa un bel rumore. Guardate qua ho fatto una prova con il break jump, questo break jump della Metz, io l'ho colorato di arancione perché lo volevo un po' personalizzato, mi piaceva questo. Guardate come gioco col break jump e il cuoietto per fare le spaccate. Cioè, logicamente non riesco a fargli fare certe cose alla palla bianca, perché non riesco a fargliele fare, è logico, avendo un cuoietto che è duro come il ferro, che va bene per far saltare la palla, quello è più difficile.
però tanto si riesce a governare bene un break jump. È molto, ecco, in questo tiro qua non sono riuscito a governarlo bene perché è durissimo, però come vedete il mio rack di palline lì, le 8-9 palline che ho fatto, si riesce a chiudere. Ok, qui ho usato un po' meno. Che ridere, sì, adesso qua faccio questa palla qua, mi posiziono in maniera perfetta per l'ultima, la palla 9, perfetto, va giù la 8, bello. Adesso è facilissima questa qua è facilissima, guardate che vi combino, la sbaglio, cioè, non si può. Che errore, vabbè. Ragazzi, al prossimo video, buon biliardo a tutti, ciao raga, ciao 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 ciao. This is right.